Odio questo quartiere, ma i suoi abitanti hanno bisogno di me. Anche se sono troppo imbecilli da rendersene conto. Avrei preferito stare alla larga da questi stramboidi, ma non potevo ignorare la mia coscienza. Sì? Chi è? Detective Bloody Mary. Sono qui per esaminare la scena del crimine. Non potevo proprio restarmene a casa, eh? Grazie al cielo è arrivata, detective. Ha fatto prima del previsto. Non faccia il pignolo, signor Fiore. Quello è compito mio. Vedo che non sono l'unica donna che ti risponde per le rime, Giacinto. Veniamo al dunque. In quale luogo della casa si è svolto il delitto? Proprio qui in salotto, vicino a quella finestra. Sarebbe lei la vittima? No, la vittima è lì vicino. La mia povera orchidea. Un attimo prima bella e rigogliosa e un attimo dopo ridotta così. Gesù, eccolo che riparte. È opera di uno che ci sa fare. Ma Bloody Mary D'Amato ha sempre risolto tutti i suoi casi. E questo non sarà da meno. Le racconto subito quello che è successo alla mia piccina. L'ho annaffiata stamattina alle 10. Cosa che faccio ogni 3 ore. Utilizza sempre tutto questo zelo con le sue piante? E come? Sono i miei piccoli tesori. Farei di tutto per difenderli dalle persone orribili là fuori. Ci sono persone orribili anche qui dentro. Quando sono tornato a darle dell'altra acqua alle 13, l'ho trovata così. E ha telefonato subito a me. Si capisce, il miglior detective del quartiere. Le darò qualsiasi cifra se troverà il colpevole. Sulla cifra si discute dopo. L'importante è che sia in contanti. Niente assegni. Del resto, se tiene così tanto alla sua piccola, non si porrà problemi per il prezzo. Ah no? Mi scusi, detective, ma io già devo sopportare parecchie stramberie in questa casa. Pretendo quantomeno che rimanga immacolata. Parecchie stramberie, dice. Perché il comportamento di mio marito le pare normale? Da quale pulpito? Con tutto il polline che lasciano in giro queste piante, poi. Io non chiedo molto, solo una casa pulita. Dalia, ti prego, stavo parlando con la detective. Lei ha qualche sospetto? Ma io non credo di avere dei nemici. Neanche amici, se è per questo. Libero di non crederci. Ma io sospetto proprio di lei, signore. Di me? Mi crede capace di compiere un'impietà simile? Perché ha sostituito subito l'orchidea con un nuovo esemplare? Le orchidee sono le migliori compagne che si possano avere. Non è concepibile una casa senza di esse. Non dovevo buttare il numero di telefono del manicomio. Sto solo elaborando il lutto. Se tiene così tanto alle sue piante, avrà stillato una polizza su di loro? In caso di qualche disgrazia? Che acume. Vedi Dalia, te l'avevo detto che la detective era in gamba. Confessi, signor Fiore. L'ha fatta fuori per intascare i soldi dell'assicurazione. Le piante sono tutte assicurate, lo ammetto. Ma io non torcerei un petalo alle mie piccine. Matrimonio di convenienza, vero? I soldi non fanno schifo a nessuno. La mia coscienza è immacolata, detective. Spero più di questa casa, Giacinto. Vorrei esaminare la vittima. Se è proprio necessario. Cestinarla non mi sembra proprio un atto d'amore. È stata Dalia. Io le avrei fatto un bel funerale. Sì, è stata avvelenata. C'è di sicuro lo zampino di agenti esterni. Dove ho già sentito questo odore? Sembra cloroformio. Facile. È candeggina. La riconoscerei fra mille, la uso sempre per pulire. Sorte benifraga!
Non solo dovevi avere fame di denaro, ma anche sete di sangue. Aspettiamo una spiegazione. Non potete sospettare di me. Non possiamo. La pianta è stata uccisa tra le 10 e le 13 di oggi, vero? Così pare. Ho una alibi di ferro. Ero andata a fare shopping con le mie amiche. Giacinto le stava già telefonando quando sono rientrata. Ok. C'è chi ammazzerebbe per avere i soldi per fare un po' di shopping. Ma siccome lei li ha già i soldi, non vedo perché dovrebbe ammazzare. Mi fido. Ammazzare una pianta, poi. Beh, ora sappiamo con cosa è stata uccisa l'orchidea. Dica, qualcun altro potrebbe utilizzare questo spray al posto suo? Ma uno dovrebbe essere cieco come una talpa per non accorgersi della scritta sul flacone. Che orrore. Non ho più occhi per piangere. Perché mi guardate così? Cieco come una talpa, eh? Se non sono indiscreta, quante diottrie le mancano? 20 per occhio. Perché? Una lince, insomma. Dove tiene questo spray di solito? Beh, quando non lo estraggo a sorpresa dietro la schiena lo metto su quello scaffale. E ora che ci penso, mio marito non indossava gli occhiali quando sono uscita. Bingo. Un secondo. Ma quindi il colpevole sono davvero io? Visto? Risolvo sempre ogni caso. Però abbia con sé il portafogli. Si ricorda la questione del pagamento in contanti? Certo, ma se posso vorrei fare una sosta a uno sportello per ritirare qualcosina in più. Non vedo perché no. Perché lasciare le cose a metà?